E fa la bella sia, ma in fettuccia. Amiche ed amici, ciao a tutti, ben ritrovati su Momis, io sono Simona ed oggi finalmente vi mostrerò come ho realizzato questa bellissima borsa modello Fa la bella. Io l'ho voluta realizzare interamente in fettuccia per due ragioni. Innanzitutto per non appesantirla ulteriormente con della catena, in quanto ho utilizzato appunto della fettuccia, e in secondo luogo perché voglio dare la possibilità a tutti di poterla realizzare interamente all'uncinetto senza l'utilizzo di eventuali accessori. Poi, se tu hai a disposizione un certo quantitativo di catena, vorresti realizzarla come il modello originale vuole, ti consiglio di andare a guardare il tutorial della borsa Pelisia che io ho realizzato in eco pelliccia, ma in quel tutorial vedrai anche quanta catena occorre e come applicarla. Ho utilizzato 450 grammi di fettuccia, uncinetto di lavorazione 6,5 e uno scampolo per andarla a foderare. Non occorre altro, il minimo ed indispensabile. Certamente potrai realizzarla sia in cordoncino per borsa da 2 mm o con qualsiasi altro filato. L'importante è che tu segua le misure in centimetri che indico nel tutorial. Non aggiungerei altro, ma ti riporterei direttamente al tutorial di oggi, quindi sigla! Faccio un cappio e avvio 15 cm di catenelle, che nel mio caso dovrebbero corrispondere con la fettuccia a 15 catenelle. Se stai utilizzando del cordoncino di qualsiasi tipo, segui le misure in centimetri. Quindicesima catenella. Aggiungo una sedicesima catenella per ritornare indietro a punto basso. Giro le mie catenelle e vado a lavorare il primo punto basso nella maglia dietro. Quindi andrò a lavorare in tutte queste maglie qui dietro. Non è una scelta obbligatoria, se vi va andate a lavorare semplicemente metà catenella. Quindi inizio a lavorare i miei punti bassi per un totale di 15. Catenella, giro, riga numero 2. Nel primo punto lavoro 2 punti bassi, un aumento, un punto basso singolo in ciascun punto sottostante, tranne che nell'ultimo. Nell'ultimo punto ripeto l'aumento, 2 punti nello stesso. Catenella, giro, riga numero 3. Vado a lavorare un punto in ciascun punto. Diciassettesimo punto basso, catenella, giro, riga numero 4. Nel primo punto lavoro un aumento, nei 15 punti centrali un punto basso, nell'ultimo punto ripeto l'aumento, 2 punti nello stesso. Catenella, giro, riga numero 5. Lavoro un punto basso in ciascun punto sottostante per un totale di 19 punti bassi. Ultimo punto basso, catenella, giro il mio lavoro, continuo in questo modo per altre 3 righe. Nella riga numero 6 farò l'aumento ad inizio e fine riga, nella riga numero 7 riga normale, nella riga numero 8 aumento ad inizio e fine riga. Ho terminato le mie 8 righe. Se stai utilizzando del cordoncino, prendi in considerazione le misure in centimetri che ti do. Devi arrivare a 9 cm. Dalla riga successiva in poi faccio una catenella, giro il mio lavoro, andrò a lavorare un punto in ciascun punto. Vado a segnarmi col marker l'ottava riga, per cui vado nel primo punto, lavoro un punto basso e lavorerò semplicemente un punto basso in ciascun punto sottostante per questa prima riga e per le successive.
Bene amiche ed amici, ho fatto un totale di 34 righe a punto basso normale senza fare aumenti. Poi ho suddiviso il mio pannello in due parti, quindi parte davanti, parte dietro, 15 righe e come notate ho segnato con i marcapunti 4 righe che saranno la base nonché la profondità della mia falabella in fettuccia. Queste 34 righe a punto basso equivalgono a 33 cm, mentre la profondità, la base, 4 cm. Tutto il pannello misura 41 cm. Dobbiamo andare a ripetere in sostanza quello che abbiamo fatto prima, ma al contrario. Se prima abbiamo aumentato, questa volta andiamo a diminuire. Facciamo una bellissima catenella e giriamo il nostro lavoro. Effettuiamo subito la prima diminuzione. Basta entrare nel primo punto e nel secondo prendere la fettuccia, 3 asole e chiudiamo. 2 punti sono diventati un solo punto. Poi procediamo per i punti bassi centrali. 2, 3, 4, 5, 19. Quando arriviamo agli ultimi 2 punti li andiamo a lavorare insieme, così facciamo la seconda diminuzione della riga. Catenella, giriamo il lavoro proprio come abbiamo fatto prima, andiamo a lavorare una riga a punto basso normale. Ventunesimo ed ultimo punto basso. Seconda riga completata, procediamo per la terza. Catenella, giriamo il nostro lavoro e andiamo a ripetere il lavoro della riga numero 1. Diminuzione ad inizio riga, 1, 2, un punto basso in ciascun punto sottostante, tranne che negli ultimi 2 dove faremo la diminuzione. Nella riga numero 4 faremo una riga a punto basso normale e ripetiamo per altre 5 righe, per un totale di 9 righe e non 8 righe come all'inizio. Durante la nona riga andiamo a ripetere un punto basso in ciascun punto per un totale sempre di 15 punti, proprio come nella penultima riga. È molto importante fare questo perché altrimenti nei passaggi successivi una riga non vi torna. Bene, ho terminato le mie 9 righe totali e anche qui ho segnato col marcapunti la prima riga di diminuzione sia da una parte che dall'altra. Adesso il mio pannello misura 49 cm, nell'ultimo punto basso aggiungo altri 2 punti per un totale di 3. Giro leggermente il mio lavoro e vado a lavorare un punto basso per ciascuna riga a punto basso. Sono all'ultima riga, la prima di 8 dove c'è il marker. Qui faccio un punto basso, tolgo il marker e nella riga subito dopo il marker lavoro 3 punti bassi. E vado a segnarmi il secondo punto di 3. Adesso qui procedo lavorando sempre un punto basso in ciascuna riga. Giunta alla riga che precede il marcapunti, ripeto la stessa operazione di prima. Lavoro 3 punti bassi nello stesso punto, tolgo il marcapunti da qui e lo metto nel secondo punto dei 3 e continuo la mia lavorazione a punto basso. L'ultimo punto basso lo faccio qui in questa riga, non nella catenella iniziale, quindi proseguo. Anche qui faccio l'aumento, aggiungo altri 2 punti bassi per un totale di 3 e procedo con il mio lavoro. Un punto basso in ciascun punto sottostante. Lavoro attorno alle catenelle iniziali. Ultimo punto e qui lavoro l'aumento, il terzo angolo insomma, quindi 3 punti bassi. Bene, sono dall'altra parte e quindi vado a ripetere tutto il lavoro che ho fatto prima. Un punto basso in ciascun punto,
Nella riga subito dopo il marker lavoro i 3 punti bassi, un punto in ciascuno, mentre qui lavoro i 3 punti bassi prima del marcapunti. Ci vediamo alla fine per chiudere insieme il lavoro. Ho terminato il giro di rifinitura, quindi ho lavorato l'ultimo punto basso dove ho lavorato il primo, il secondo punto che va a formare l'angolo lo sostituisco con l'asola di chiusura, quindi taglio un po' di fettuccia, mi aiuto con un ago, entro nel primo punto basso e al centro dell'ultimo. Giro il mio lavoro e vado a nascondere e bloccare per bene la mia fettuccia. Con il giro di rifinitura il mio corpo borsa misura 50 cm per 28 cm. Metto da parte un attimino il corpo della borsa e mi occupo dei 2 laterali. Qui ho 4 punti segnati fin dall'inizio. Riprendo la fettuccia, faccio un cappio e avvio 5 catenelle. A partire dalla seconda catenella nella maglia dietro inizio a lavorare un punto basso in ciascun punto sottostante per un totale di 4 punti bassi. Fatta la prima riga, faccio una catenella, giro il mio lavoro e continuo un punto basso in ciascun punto sottostante per un totale di 4 punti bassi. Catenella, giro il mio lavoro e procedo fino a quanto continuare finché non raggiungiamo l'altezza della nostra borsa, quindi finché non raggiungo esattamente 15 cm. Realizzato il primo pannello ne realizziamo un altro perfettamente uguale. In totale ho lavorato 16 righe a punto basso, ho ripetuto lo stesso lavoro su un altro laterale, però qui ho lasciato la fettuccia agganciata, mi occorrerà poi per assemblare i vari pezzi. Dopodiché ho preso uno scampolo e ho foderato sia i 2 laterali, più che foderato ho fissato con degli spilli, sia il corpo della mia borsa. Non mi rimane adesso che prendere ago e filo trasparente per cucire e andare a foderare definitivamente lo scampolo al corpo della borsa e ai 2 laterali. Bene amiche ed amici, ho foderato sia il corpo borsa che i 2 pannelli. Adesso posso andare a cucire il primo pannello. Utilizzo questo con la fettuccia già agganciata in uno dei 2 lati. Se anche voi avete posizionato bene i marcapunti non avrete problemi nell'eseguire questo lavoro. Faccio una catenella, entro sempre nello stesso punto ed entro nella costina, questa qui, quella più vicino a me, quindi quella esterna, quella frontale, nonché nel secondo punto dei 3 dell'angolo, quello segnato con il marker. Entro, prendo la fettuccia e faccio un punto bassissimo. Per ciascuna riga andrò a prendere ovviamente metà asola di ciascun punto del corpo borsa. Potete fare questa operazione anche con ago e filo a vostra scelta. Io preferisco farlo con l'uncinetto, secondo me è molto più resistente e velocizza i tempi. Ho gli ultimi 2 punti da andare a cucire, 1 e 2, quello segnato col marker, quindi entro in questa riga nella penultima e cucio, entro nell'ultimo punto, prendo tutto il punto e nella metasola del punto segnato con il marker. Questo marker lo possiamo anche togliere e procedo sulla base, sulla profondità della mia borsa. Punto successivo, punto successivo, punto successivo con quello segnato col marker, il quarto. Giro il mio lavoro, riga successiva col punto successivo,
Sono al termine, quindi ho le ultime 2 righe e gli ultimi 2 punti. Avete visto? È molto importante segnare durante la lavorazione del corpo borsa i punti. Questo vi faciliterà questo passaggio. Ultimo punto e voilà, faccio una catenella di sicurezza, stacco un po' di fettuccia e piano piano la vado a nascondere sul dietro. Ovviamente la borsa è foderata, quindi un po' di pazienza e nascondiamo tutto all'interno. Non ci rimane che ripetere la stessa operazione dall'altra parte. L'unica differenza è che non abbiamo il filo agganciato, ma molto semplicemente lo riprendiamo e facciamo punti bassissimi, tutto qui. Bene amiche ed amici, ho cucito i 2 laterali, tutta bella che foderata e rifinita. Vado a realizzare adesso i 2 manici all'uncinetto. La falabella in generale prevede l'uso della catena applicata lungo tutto i contorni della borsa. L'ho realizzata in fettuccia, non voglio appesantirla ulteriormente e in più questa che ho non basta, quindi se anche tu ti ritrovi nella stessa situazione falla anche tu all'uncinetto. Riprendo la fettuccia, mi aggancio nella costa dietro del laterale. Tiro fuori la fettuccia e lavoro una catenella. Entro nel punto successivo sempre in costa, prendo la fettuccia e faccio un punto bassissimo. Passo direttamente a questa asola, faccio un punto bassissimo e mi riporto dall'altra parte. Quindi intanto vado a lavorare tutti i punti bassissimi in costa. Faccio un punto bassissimo nel secondo punto dell'angolo e un altro nel terzo. Quindi da qui faccio partire una serie di catenelle, nonché 40, nel mio caso ho già fatto una prova e vanno più che bene. 40ª catenella, più o meno corrispondono a 40 cm. Vi ricordo che la fettuccia è abbastanza elastica, quindi col tempo si allungherà, cederà. Le riporto tutte sul dritto e poi vado a fare un punto bassissimo non nel secondo ma nel primo dell'angolo, sempre in costa. E proseguo proprio come ho fatto prima, un punto bassissimo in costa in ciascun punto al di sotto. Lavoro i punti bassissimi anche nei 4 punti bassi del laterale e ripeto lo stesso lavoro dall'altra parte. Quindi tutti i punti bassissimi e poi facciamo il manico. Bene, sono al termine del giro. Per continuare entro direttamente nella prima catenella lavorata all'inizio, sempre in costa, e continuo il mio lavoro in costa dietro finché non arrivo al manico. Ultimo punto bassissimo. Bene, quando arrivo alla prima catenella del manico intanto cambio il numero di uncinetto, 5 con l'impugnatura, vado a lavorare nelle maglie dietro un punto basso, così lo rinforzo. Quindi un punto basso in ciascuna catenella sottostante per un totale di 40 punti bassi. Bene, guardate che bella rifinitura. Quindi continuo così per tutte le catenelle del manico. Quando arrivo al corpo borsa continuo la mia lavorazione a punto bassissimo in costa dietro finché non arrivo al secondo manico, dove vado a ripetere lo stesso lavoro di prima, un punto basso in ciascuna catenella, tutto qui, niente di più, niente di meno. Bene amiche ed amici, i 2 manici sono stati completati. Un giro a punto basso va benissimo per la fettuccia, se utilizzi del cordoncino puoi fare anche 2 giri a punto basso sui 2 manici e giri a punto bassissimo sempre lungo il bordo superiore della borsa. Ho terminato il giro, quindi stacco la fettuccia e mi aiuto con un ago. Vado nel secondo punto bassissimo, al centro dell'ultimo, e questa fettuccia d'eccesso la nascondo sul dietro. Bene amiche ed amici, progetto completato. Questa è la borsa, vi do anche le misure: larghezza 29 cm per un'altezza da 26 cm, profondità 5 cm. Amiche ed amici, rieccoci qui, siamo giunti al termine anche di questo video tutorial. Spero che la borsa falabella in fettuccia, realizzata praticamente solo all'uncinetto, vi abbia fatto piacere, vi sia di ispirazione. Avete visto, è stato un progetto
oggetto super facile e veloce, alla portata di tutti, anche alla portata dei principianti. Spero che la realizzerete, potrebbe essere anche un'ottima idea regalo, molto molto veloce da realizzare e che impiega davvero poco materiale, lo avete visto. A questo punto vi do l'appuntamento al prossimo video tutorial che come sempre vi consiglio di non perdere. Grazie per l'attenzione e grazie per aver scelto di guardare anche quest'oggi Momì. Alla prossima, un bacino a tutti!